preparare delle colombine pasquali. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per questa ricetta avremo bisogno di circa 500 g di farina manitoba, 100 g di zucchero, 100 g di burro, 5 g di sale, 20 g di lievito di birra, 2 uova, un tuorlo, una bustina di vanillina, scorza d'arancia grattugiata o aroma, 170 ml di acqua, anche meno se la farina assorbe tanto. Inoltre avremo bisogno per la glassa di 100 g di zucchero semolato, 50 g di farina e acqua quanto basta per ricavare una pastella che sia spennellabile ma che non deve colare. Sciogliamo il lievito in poca acqua tiepida e lo versiamo nella planetaria. Nella ciotola aggiungiamo anche la farina, le uova. Iniziamo a lavorare leggermente. Aggiungiamo il burro ammorbidito e versiamo circa metà dell'acqua. Uniamo lo zucchero, sale, l'aroma d'arancia o la scorzetta dell'arancia grattugiata. Unite a questo punto anche la vanillina. Lavorate l'impasto fino a quando apparirà perfettamente liscio e senza grugni. Ci vorrà un pochino, per cui lavorate l'impasto per almeno 20-25 minuti, anche una mezz'oretta. Deve risultare particolarmente elastico. Vi trasferite su un piano da lavoro precedentemente infarinato e se l'impasto dovesse risultare ancora troppo appiccicoso, date qualche piega di rinforzo. Dopo aver dato le pieghe di rinforzo, raccogliete l'impasto in una palla, lo ponete in una ciotola, coprite con della pellicola e lo lasciamo riposare sino al raddoppio. Una volta che l'impasto avrà lievitato, ci spostiamo sulla spianatoia per dare forma alle nostre colombine. Rovesciamo l'impasto sulla spianatoia, lo schiacciamo, facciamo la nostra tasca. Adesso dovremmo ricavare dei pezzetti di impasto più o meno della grammatura di 100 grammi. Più o meno sarà questa la grandezza. Ogni pezzetto andrà schiacciato e ripiegato su se stesso. Adesso prendiamo i rotolini, li dividiamo ancora a metà e facciamo la stessa operazione. Le due porzioni costituiranno il corpo della colombina. Facciamo riposare ancora per circa 15-20 minuti. È arrivato il momento di dare forma alle nostre colombine. Prima di tutto realizziamo un rotolino che costituirà le ali. Con l'altro pezzetto andiamo a realizzare il corpo.
dobbiamo sovrapporre le due parti, per cui bagniamo leggermente, ma proprio un goccino d'acqua, in modo che le due parti si incollino. Foderate una leccarda con carta forno e ci adagiate la colombina. Dovranno rilievitare. Adesso, mentre le colombine riposano, andiamo a formare la glassa. Uniamo zucchero e farina e versiamo gradualmente l'acqua. Dobbiamo ottenere una glassa che sia spalmabile con il pennello ma non liquida. Fate attenzione anche a non formare dei grumi. Una volta trascorso il tempo della lievitazione e preparata la glassa, spennelliamo delicatamente le colombine avendo cura che non si sgonfino. Completate la guarnizione con dello zucchero semolato, abbondante zucchero a velo. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 220 gradi. Pronte per essere messe in forno e cuociamo per 8-10 minuti. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale ed esprimete il vostro parere lasciando un commento. Io vi aspetto qui con una prossima ricetta. Ciao!